Buongiorno a tutti, mi chiamo Elena Moruzzi, ho 47 anni e vivo a Modena e sono un ingegnere elettronico. Mi sono diplomata al liceo scientifico e già durante il liceo ho cominciato a pensare che mi sarebbe piaciuto avere la possibilità e le capacità di trasformare un'idea in un prodotto. Dall'altra parte ero molto affascinata dalle nuove tecnologie e da quello che queste potevano offrire. Così, un po' di anni or sono, ho deciso di iniziare il percorso di ingegneria elettronica, segnali e sistemi al Politecnico di Milano. E oggi, dopo aver fatto esperienze sia nell'ambito del manufacturing e una lunga esperienza nella ricerca e sviluppo di Ericsson, sviluppando sistemi di telecomunicazioni, da 10 anni lavoro all'interno di Tetra Pak, sempre nella parte di ricerca e sviluppo. Oggi guido un team che si occupa di automazione e digitalizzazione, distribuito fra i nostri siti maggiori per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, che sono Modena, Lund in Svezia e Shanghai in Cina. Quando ho deciso di iniziare questo percorso e di intraprendere ingegneria elettronica come scelta universitaria, parenti ma anche amici mi hanno evidenziato che stavo per iniziare un viaggio principalmente seguito da uomini e che mi avrebbe portato a fare un lavoro di nuovo in un ambiente principalmente maschile, ma che anche avrebbe richiesto un certo impegno e certe tempistiche che forse potevano non coincidere con quelle che sono le aspettative di una donna e eventualmente anche di una famiglia. Non è proprio stato un forte scoraggiamento, ma comunque ti instilla quei dubbi che ti fanno riflettere. Ero convinta, era quello che volevo fare ed ero anche convinta, come tante donne della mia generazione, che si può tenere insieme un lavoro, una carriera gratificante ed una famiglia. E così ho iniziato e devo dire che nonostante le difficoltà, nonostante l'impegno, questo è quello che oggi penso di avere. Una carriera che mi soddisfa, un lavoro che mi piace e una famiglia, un marito e 2 figli che riempiono di gioia tutto il resto del mio tempo. Io ho un bellissimo ricordo della mia esperienza al Politecnico. Credo che l'università sia stato il momento più divertente nella mia vita, in cui ho avuto la possibilità di studiare, di imparare tante cose nuove, di conoscere tante persone nuove che arrivavano da città diverse, ma allo stesso tempo anche di godermi quella libertà che prima, vista l'età, non avevo. Quindi è stato sicuramente un percorso molto interessante, molto stimolante, che mi ha portato qua, dove sono. Il mio percorso al Politecnico è stato, come quello di tutti, penso, impegnativo, ma molto stimolante e sicuramente mi ha aperto la mente e gli orizzonti. Venivo da una piccola città, in Emilia-Romagna, mi sono mossa in una grande città, Milano, e ho cominciato a capire che c'era molto di più di quello che avevo visto fino ad allora e che molto di più poteva essere disponibile ampliando ancora di più gli orizzonti, fuori dall'Italia, ma anche fuori da quelli che magari erano le aree che fino ad allora, per motivi di famiglia o di amicizia, avevo frequentato. Il percorso di ingegneria elettronica, come penso molti dei percorsi che ingegneria offre, è sicuramente un percorso flessibile e la mia esperienza lavorativa credo lo dimostri. Dopo la laurea ho iniziato lavorando in uno stabilimento che produce imballaggio flessibile all'ufficio tecnico, quindi ho iniziato occupandomi di impianti di produzione, dopodiché mi sono mossa ad Ericsson all'interno dell'area degli impianti di telecomunicazioni, nell'area di ricerca e sviluppo in diverse funzioni, fino ad arrivare a quella di program management. L'ultima esperienza, che è quella che sto ancora vivendo nell'area di Tetra Pak, è ancora un altro settore di business diverso, dove abbiamo a che fare con equipment, abbiamo a che fare con pacchetti, abbiamo a che fare con un mondo, ho a che fare con un mondo diverso da quello di prima. Quello che è il filo conduttore di questa esperienza sono le capacità specifiche che ho sviluppato durante gli anni del Politecnico, ma soprattutto la capacità di affrontare i problemi
al di là dello specificità del problema stesso. Io credo che ingegneria, e l'ingegneria elettronica in questo caso in particolare, sia una delle facoltà che dà agli studenti che la seguono l'opportunità di trovare non solo un lavoro, ma anche il lavoro che stanno cercando. Questo sia in Italia che all'estero. È importante ovviamente mettersi in discussione, è importante essere disponibili a muoversi, a viaggiare, magari a iniziare da uno step che non è esattamente quello che vorremmo, ma credo che le opportunità in quest'area siano tante e continueranno a crescere. Io, vista la mia esperienza, mi sento di suggerire questo percorso a tutte le ragazze che stanno pensando, che hanno voglia, che sono incuriosite dalla tecnologia e hanno voglia di creare qualcosa, di contribuire a creare qualcosa, di contribuire a risolvere i problemi in modo nuovo. È un percorso stimolante, è un percorso che, come ho detto prima, apre molte possibilità e che credo possa dare a ciascuna di noi la possibilità di realizzarsi nel campo professionale. Credo che una risposta univoca non ci sia, credo che più che il mondo dell'ingegneria sia l'azienda nella quale ti trovi a lavorare che possa essere più competitiva o più collaborativa. Per quanto mi riguarda, la maggior parte della mia carriera si è svolta in 2 aziende, in 2 multinazionali di origine svedese, quindi per quanto mi riguarda posso dire che è stato sicuramente un ambiente più collaborativo che competitivo. Credo che sia importante che ognuna di noi scelga effettivamente qual è l'ambiente che meglio fitta il proprio modo di essere e i propri valori. Credo che il valore aggiunto di essere donna, oltre all'ingegnere, è quello di essere, un po' per natura, un po' per necessità, abituate a gestire più problematiche diverse anche contemporaneamente, a cercare nuove soluzioni al di là di quella che sembra essere la via più facile. Credo che questo, unito alla curiosità e alla voglia di continuare a imparare, siano fondamentali per essere un bravo ingegnere. Il rapporto con gli altri colleghi in Tetra Pak è molto buono. Tetra Pak è un'azienda che, parlando di ingegneria e parlando di donne, punta molto ad aumentare il numero di donne in area tecnica. Abbiamo dei programmi dedicati e riteniamo che sia fondamentale. E abbiamo anche creato un ambiente che dà alle donne le possibilità di crescere senza sacrificare la propria vita personale. Io sono convinta che i corsi di ingegneria siano già oggi fatti sia per gli studenti e per le studentesse. Credo che le studentesse debbano vincere quell'idea che fare l'ingegnere è un lavoro da uomo e richiederà un sacrificio del proprio essere donna e anche del proprio realizzarsi in una famiglia. Non è così, si può essere ingegneri continuando ad essere femminili e si può essere ingegneri essendo anche mogli e madri. Tutto sta nel trovare l'azienda giusta che ci aiuti e ci permetta di mettere insieme queste 2 necessità e sta nella nostra capacità di distinguere i 2 ambiti, ma anche integrare le esperienze per avere il meglio di entrambi. A tutte le studentesse in ascolto vorrei dire: non abbiate paura, non fatevi condizionare dal sentire comune. Se ingegneria è quello che volete fare, è quello che vi incuriosisce, fatelo. È un percorso flessibile, avrete la possibilità di capire quale sarà poi esattamente il vostro ruolo, il lavoro che preferirete fare. Tentate, credo che sia una scelta qualche volta magari coraggiosa, ma che sia una scelta che è molto pagante. Per cui io vi consiglio di provare.